conosci? No! Bentrovati, bentrovate, ma di qualcosa a te che a me non mi va. Sì, dai, benvenuti, lo possiamo dire per un'ora e mezza, ma tanto alla fine sono Però sempre calmati. quelli. Ma sono sempre quelli, No, l'ultima volta c'erano più visualizzazioni del solito. 10. Sì, esatto. Non butta benissimo. No. Comunque, ad ogni modo, siamo arrivati alla puntata di sotto, ne siamo molto contenti e fieri, perché Io alla sì. fine noi ci divertiamo, poi se voi ci ascoltate bene, se no amen. Ma comunque vi dobbiamo, per forza di cose, ricordare due cose importanti. Vabbè, la prima è che ci trovate su Facebook e Instagram cercando Conosci molto semplicemente, oppure potete provare a trovarci su YouTube e Spotify e ce la farete allo stesso modo, perché lì carichiamo gli episodi settimanalmente, tutti i giovedì alle 11, a meno che qualcuno non abbia il cagaglio. Tra l'altro su Spotify, cercando Conosci, la playlist Epiglottidea di cui abbiamo già parlato in passato a proposito delle epiglottide, potete recuperare i brani originali di cui abbiamo già trattato fino ad oggi. Se ritenete interessante questi contenuti, io brevetterei quello che dicevano degli amici ad una sagra paesana: se non mettete il like morite domani. Perché secondo me è una cosa che proprio dà il fervore del mettere un like, un apprezzamento, un commento, magari anche attivare la campanellina e poi dopo fare anche del passaparola. Ma perché alla fine che cazzo vi costa? Esatto, a me niente, a voi boh. Oggi facciamo un lungo viaggio e andiamo tra la necropoli di Ghisa e il teatro di Naumachie e sconti gladiatori, ovvero il Colosseo. Vai Colosso! Il brano preso in considerazione oggi è del 2025, tratto da La prossima volta il fuoco, non il libro di James Baldwin, da cui trae ispirazione il concept dell'album, nemmeno il film di Fabio Carpi, che non c'entra un assoluto cazzo con l'opera, ma il disco dell'altresì noto come Peso Piuma o China, ovvero Amir Issa. Vai China! Noi proveremo a parlare di Chris Parker, che tra l'altro è un nostro grandissimo amico. Sì, di infanzia. Ma prima di parlare di Chris Parker, brano e rapper statunitense tra i più influenti della old school, dacci una fedina musicale su Amir Issa. Pronti? È un rapper, scrittore e attivista italiano tra le voci più importanti della scena hip hop nazionale, noto per il suo impegno sociale e culturale. Nato e cresciuto a Roma nel quartiere di Torpignattara, da padre egiziano e madre italiana, si avvicina all'hip hop negli anni 90 come breaker e writer della crew The Right Vandals. È tra i fondatori del collettivo Romzu insieme a Colle del Fomento, Corveleno, Piotta e altri protagonisti della scena romana, e dopo le prime collaborazioni e mixtape pubblica nel 2004 con Mr. Phil l'album Naturale. Vai Piotta! Seguono numerosi album da solista e non, collaborando con artisti come i già citati Corveleno, ma anche Tormento dei Sottotono, Bassi Maestro, Sano Business, Mace, La Creme e molti altri. Vai Gordana! Compone anche colonne sonore di film e serie TV, tra cui La fortunata Suburra con Alessandro Borghi tra gli interpreti. Autore del libro autobiografico Vivo per questo, finalista al premio Biblioteche di Roma, porta avanti il progetto Potere alle parole, con laboratori di rap e scrittura creativa in scuole e università in Italia e all'estero, Stati Uniti, Giappone, Sudafrica, Colombia. Attivista per i diritti delle seconde generazioni e contro il razzismo, è spesso invitato a conferenze e incontri culturali, come poco tempo fa a Imola, dove l'abbiamo sentito, insomma, dove tu l'hai sentito. No! Ce ne fossero di persone e non di personaggi così, dai mo'. Come già detto, il brano odierno è Chris Parker, una produzione firmata da Ice One, torinese di nascita ma storico producer della scena romana, entrato nella leggenda come DJ del Colle del Fomento con Piotta e Danno, che costruisce un tappeto sonoro crudo e potente, fedele al boom bap classico. Amir qui intreccia la sua esperienza di ragazzo cresciuto nelle periferie romane, con il modello di Kers One, simbolo di rap cosciente e militante. Il ritornello richiama esplicitamente il nome di Chris Parker come alter ego e punto di riferimento. Liriche dirette, street conscious, che parlano di marginalità, sopravvivenza e dignità, con un tono che alterna rabbia e speranza. Ma andiamo nel dettaglio, dai, poi ascoltiamolo un po'. Vabbè dai! Sulla base snellissima realizzata da Sebastiano Ruocco, in arte Ice One, vibrano fiati jazz funk per permettere alle liriche di Issa di scorrere e arrivare potenti come un fiume in piena, sin dalle prime barre, incattiviti dalla vita, allontanati in una piazza parcheggiati dallo Stato abbandonati. Primo riferimento a come il sistema statale abbia le sue evidenti colpe nella mancata integrazione delle nuove realtà del nostro paese. Incattiviti dalla vita, allontanati in una piazza parcheggiati dallo Stato abbandonati. E va a finire che ci sta chi poi si arrangia quando non mangia crimini per riempirsi la pancia. Rappo ancora perché ho fatto una promessa, ho cambiato zona ma la mia gente è sempre la stessa.
Viene ribadito l'impegno sociale dell'artista, indipendentemente dalla zona, perché il disagio sociale è diffuso ovunque, anche qui a Rega. Rappo ancora perché ho fatto una promessa, ho cambiato zona ma la mia gente è sempre la stessa. E dove andrò la porterò nelle mie liriche, invocando la pace per loro sedute spiriti. Testimonianze incise con la punta di un diamante, bruciando queste pagine, benzina dentro un marker. Molto incisivo il testo, storie e situazioni difficili intagliate da punte diamantate, così come le vite arse delle persone, intese come pagine, diventano poi carburante incendiabile non dentro ad una banale penna, ma proprio dentro un pennarello, indelebile, così che certe attestazioni rimangono radicate nel tempo. Testimonianze incise con la punta di un diamante, bruciando queste pagine, benzina dentro un marker. Punto in alto il mondo sotto queste scarpe, con ogni mezzo necessario, chiamami Chris Parker. Easter egg che certifica una base old school, e su questa musica viene estratto un concetto tanto caro, quello del fiore dal cemento o il dal letame nascono i fior di De André. Un fiore cresce tra i palazzi, un ragazzino che non vuole stare muto e fa di tutto per brillare, vuole sentirsi qualcuno. Da situazioni spiacevoli nascono spesso persone che vogliono brillare e rendere il mondo un posto migliore. Grido queste basi tra rullanti casse bassi, quando non vuoi rassegnarti un fiore cresce tra i palazzi. Un ragazzino che non vuole stare muto e fa di tutto per brillare, vuole sentirsi qualcuno. Rivalsa. Senza paura ho già vissuto l'inferno, riemergo. Ho riscritto questa trama vincendo. Porta il suo vissuto, la sua testimonianza, il disagio affrontato e superato, conforta gli altri, fiori tra i palazzi, tramite la sua storia. Si può cambiare, si possono cambiare le cose, passando appunto dall'inferno, ma è possibile riscrivere le trame, affinità testuale sia con il libro di Baldwin, ispiratore dell'album, ma anche con le pagine bruciate del libro del ritornello. L'ho firmato con un fet nero e argento, un fantasma tra i binari dentro il tunnel corrente. Senza paura ho già vissuto l'inferno, riemergo, ho riscritto questa trama vincente. Chiamami Chris Parker. Chiamami Chris Parker. Chiamami Chris Parker con ogni mezzo necessario. Chiamami Chris Parker. 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 Chris Parker è molto più di un tributo, è la dichiarazione di intenti di Amirissa, che si pone come erede e continuatore di una tradizione rap fatta di denuncia, educazione e orgoglio delle proprie radici, una vera e propria bomba old school. Un artista in conclusione che ha trasformato il rap in uno strumento di narrazione personale e di impegno civile, diventando un punto di riferimento per la musica e la cultura italiana contemporanea. Io credo che persone come Amir Issa debbano essere prese ad esempio nel mondo della musica italiana. E invece no, e questo è un grosso problema che secondo me noi dovremmo affrontare attraverso un podcast come il nostro. a parte, se no. No, proprio anche quando facciamo le puntate, perché insomma io ci tengo a fare un po' di campagna positiva per la musica, per le persone, ma te cosa ne pensi? No! La scrittura, produzione, montaggio audio-video, sigla e supervisione musicale sono a cura di Emanuele Conti e Stefano Morigi. Per la grafica ringraziamo Roberto Marini. La fonte dei contributi audio-video è indicata nell'epitome. In Gladiatori ce l'avevo, ma Naumachie non l'avevo visto. Sai cos'è la naumachia? No, per via del fatto che l'acqua qua è molto dura. C'è l'acqua di Redala proprio dentro. Poi cagli a spruzzo per forza. Basta. No. Puoi andare avanti. No. Autore del torinese di nascita, ma storico producer della scena romana. Scena romana. Amir qui intreccia la sua esperienza di ragazzo cresciuto nelle periferie. Adesso prova a dire anch'io così. Rappo. Rap, dai. Adesso prova a dire anch'io così. Rappo. Leggere parole senza capire un cazzo di quello che c'è scritto. Denuncia. Chiamami Chris Parker. Chiamami Chris. Vai Gordi.